I dispositivi medici considerati borderline sono quei prodotti che per loro stessa natura non sono immediatamente riconducibili a un determinato settore, per i quali è quindi difficile di andare a definire un regolamento applicabile. Per un prodotto borderline l'identificazione del corretto contesto giuridico richiede competenze multidisciplinari e approfondimenti in diversi settori, come ad esempio il settore dei dispositivi medici, quindi il regolamento dei dispositivi medici, ma anche regolamenti affini, come il regolamento sui farmaci, sui cosmetici, sui biocidi e sugli integratori alimentari. In molti casi può non essere chiaro se determinate categorie di prodotto rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, quindi del regolamento dei dispositivi medici o nelle direttive dei medicinali. La prima cosa da fare è andare a determinare la classificazione secondo le rispettive definizioni di dispositivo medico e prodotto medicinale secondo le MPD. Dato che anche i dispositivi medici possono essere destinati a curare, prevenire malattie, il criterio di demarcazione principale per andare a definire se il mio dispositivo rientra nell'ambito di applicazione di un dispositivo medico o rientra all'interno del campo di applicazione di un medicinale è proprio il meccanismo d'azione. Il meccanismo d'azione è appunto quindi il mezzo principale attraverso il quale il mio dispositivo raggiunge la destinazione d'uso prevista. Se a questo punto voglio che il mio dispositivo rientra nell'ambito di applicazione del dispositivo medico, il meccanismo d'azione che deve essere coinvolto sarà il meccanismo d'azione di tipo fisico-meccanico, mentre se il mio dispositivo dovrà rientrare nell'ambito di applicazione di un farmaco, di un prodotto medicinale, il meccanismo d'azione da sviluppare sarà il meccanismo d'azione di tipo farmacologico, immunologico o metabolico. Esempi di meccanismi d'azione che vanno a ricoprire il campo di applicazione dei dispositivi medici sono ad esempio la formulazione di una barriera fisica come attraverso una piccola pellicola, oppure la lubrificazione, oppure il trasferimento di calore. I dispositivi medici a base di sostanze consistono in soluzioni, pomate, spray, compresse, gocce ammesse da MDR, quindi il regolamento 2017-745, che vengono applicate o introdotte nel corpo umano. Se tali sostanze incorporate nel dispositivo esercitano anzi un'azione di tipo accessorio, quindi un'azione di tipo farmacologico, immunologico o metabolico, ma tale azione è appunto ancillare e accessoria rispetto al meccanismo d'azione principale del mio dispositivo medico, tale azione deve essere valutata attraverso il regolamento dispositivi medici, quindi il regolamento MDR, e quindi classificata attraverso le regole di classificazione dell'allegato 8. Per azione ancillare della sostanza si intende quella sostanza che supporta il dispositivo al raggiungimento del suo scopo specifico e quindi tipo accessorio. È importante sottolineare che la determinazione della natura della sostanza, che debba essere considerato un medicinale o meno, è indipendente dall'azione del fabbricante, mentre invece la determinazione del fatto che la sostanza sia ancillare o meno deve essere scientificamente oggettiva e tenere conto della biodisponibilità della stessa nel corpo umano. Quindi spetta sempre al fabbricante andare a determinare se la sostanza che viene immessa all'interno del dispositivo medico sia ancillare o meno. Non basta un semplice claim per dimostrarlo. Sin dalle prime fasi di progettazione e sviluppo è importante determinare la natura di ogni costituente presente nel dispositivo medico, attraverso una valutazione di tipo oggettiva e basandosi su dati scientifici aggiornati e allo stato dell'arte. Per quanto riguarda il testing, oltre alla serie delle ISO 10993, esistono anche delle guidance OECD e ICH che sono state sviluppate prevalentemente per le sostanze, che possono essere utilizzate ma seppur con opportune giustificazioni. Per gli studi farmacocinetici, cosiddetti ADME, si può seguire la Guidance 417 o l'ICH S3A. L'assorbimento cutaneo invece può essere studiato in vitro attraverso un protocollo che può variare in base al dispositivo medico, alla formulazione e all'uso previsto, seguendo la Guidance OECD 428. Pertanto la conoscenza della sostanza e delle sue specifiche interazioni con il corpo umano sono prerequisiti per determinare sia il regolamento applicabile sia per la dimostrazione della biocompatibilità del dispositivo medico secondo il regolamento MDR.
Oggigiorno i dispositivi a base di sostanze non possono essere più venduti in autocertificazione, come da precedente direttiva, ma rientrano dalla classe 2 alla classe 3 a seconda dei casi. Pertanto, ogni dispositivo a base di sostanze, per essere messo sul mercato, deve essere verificato da un organismo notificato. Con il servizio Borderline, Tema, in sinergia con altre realtà del gruppo Compliance, è in grado di offrire un supporto integrato e completo per la gestione della conformità regolatoria e della qualità nel mercato dei dispositivi a base di sostanze con funzione ancillare. Inoltre, possiamo supportarvi nella pianificazione ed esecuzione dei test di biocompatibilità, nei test ADME e nei test della dimostrazione del meccanismo d'azione.